The Sound of Love. Guarda che bella, guarda che pasta che ti ho fatto. Tu come me, tu proprio come me, vai in palestra, oppure tu come me ti hanno detto mangia meno pasta, perché io ne mangio un sacco di pasta, e vuoi, non ti vuoi privare e vuoi mangiare la pasta e fare un bel piatto unico dove c'è tutto dentro, proprio quelle cose che uno può fare in mezza settimana, che proprio con un piatto si soddisfa tutto quanto. C'è un po' di pasta, quindi il carboidrato, ci sono tante verdure e ci sta un po' di proteina. Guarda che pasta che te faccio oggi, proprio la pasta che mi faccio tante volte io. Quindi pasta di riso, buonissima, quella proprio orientale, questa qui, ok? Ne usiamo proprio poca, 60-80 grammi per porzione, diciamo, mazza così poca pasta, sì, ma mo te riempio, con tutte queste verdure, con i peperoni gialli, i peperoni rossi, le melanzane, le zucchine, lo zenzero, un po' di cipollotto fresco, l'aglio, il petto di pollo e due pomodoretti pure che fai? Ci metti, ti vuoi privare? Ci mettiamo tutto, quindi vediamo che abbiamo un bel piatto che ci appaga perché è bello abbondante e realmente di pasta c'è quella giusta, la quantità giusta che ci serve, ok? Così non ci priviamo, stiamo sempre col sorriso, ma stiamo pure belli in forma, come la vedi? Quindi possiamo classificarla come un post-workout oppure per una pasta per stare attenti in questo periodo estivo, ok? In mezzo alla settimana? Mangiatela quando vi pare a voi, lo sapete, fate come vi pare a voi. Io vi sto da questa idea. Ma però andiamo. Partiamo subito dalla melanzana, già pulita, già bella lavata e la mettiamo come fa mamma Fiorella sotto sale. Quindi tagliamo la melanzana a fette, così. Qualsiasi tipo di melanzana, fate come pare a voi. Proprio questo qua deve essere il piatto che ci soddisfa. Quando arriva il giorno di questa ricetta che dovete mangiare durante la settimana, questa ricetta, voi dovete essere felici. Cioè, andate a casa proprio, ah, meno male, mo da mangiarmi questa pasta, buona. Questo deve essere un po' il concetto. Quindi, modo in una botta sola di mangiare tante verdure, tanti colori. Normalmente noi che facciamo? Andiamo a comprare in farmacia, andiamo a comprare le pillolette. Invece qui potremmo proprio avere tutto quello che ci serve. Mettiamo un po' di sale, giriamo un pochettino, così tirano fuori un po' di acqua e un pochetto l'amaro, ok? Incominciamo a fare tutto quello che ci serve. Le zucchine, una bella zucchina mettiamo, ok? E dobbiamo un attimo capire i tagli, come vogliamo fare. Quindi io taglierei a metà, così, e poi andiamo, tagliamo. Quindi una ricetta che si può anche cambiare a secondo della stagione. Mo stiamo in estate, è normale, è luglio, zucchine, peperoni, melanzane, ma voi sapete bene come la penso, non ci provate a comprare sta roba d'inverno. D'inverno che farete? Una pasta con broccoli, broccoletti, con tutte le verdure invernali e poi ci mettete la vostra proteina. Questa, lo sapete bene, sono idee. L'idea che veda Max per poi fare come pare a voi. Lo sapete, io so così. Cornetto. C'ho tutte queste verdure a casa, io uso sempre, lo sapete bene, tantissime verdure, perché le verdure, ragazzi, sono la nostra salvezza. Noi siamo maggiormente, non mi stancherò mai di ripeterlo, vegetariani, perché l'italiano è un popolo che ha mangiato sempre tantissime verdure. Poi che ci siamo un po' montati la testa, perché abbiamo visto due sordi, e abbiamo cominciato a comprare carne tutti i giorni, ma non era così. Lo sapete, no? Quelli che hanno l'età mia, oppure che hanno una nonna ancora che vive, tutto quanto, era così. Quindi la carne si mangiava pochissimo e mi ricordo era una festa, il pollo, gli involtini col sugo che si facevano a casa, erano qualcosa di pazzesco, si faceva con il primo e il secondo. Adesso invece che mangiamo? Ah, sì, mangiamo una fettina in padella. Ah, mangiamo il petto del pollo come oggi lo fate quasi tutti i giorni, però solo che oggi lo faccio buono, che si può mangiare. Allora, detto questo, tagliamo peperone, ecco qui, e poi tagliamo a dadini, così, mettiamoci bene, così abbiamo anche varie taglietti, varie cose, ecco qua,
Eccoci, guarda che bello. Dato là di peperone. Peperone proprio sarà velocissimo, velocissimo. Nel frattempo però io mi prendo un pezzo di zenzero, lo pulisco. Ok. Piano piano, che ci serve un po' di zenzero, ci dà un po' di freschezza. Guarda, bello spicchione taglio così. Non lo usiamo tutto, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, non sarò così cattivo. Ok. Poi un cipollotto. Mangiate la cipolla, mangiate l'aglio. L'aglio è un antibiotico naturale. È pazzesco, ragazzi. Eccola qua. Bello, chiaro. Perfetto. Adesso un goccino d'olio buono, quello sì, olio extravergine d'oliva, ok? E incominciamo a mettere per primo l'aglio e la cipolla, scusate, così si ammorbidisce. Via, così. Incominciamo a grattare lo zenzero. Bello, il pollo e il zenzero stanno benissimo. Nel frattempo ci occupiamo anche del pollo. Faccio così, lo taglio direttamente qua dentro al piatto, così non sporco il mio tagliere, non lo contamino. Taglio sottile, sottile, sottile. Così. Guardate, sottile, sottile. Ok. Calcolate, sono 200 grammi di pollo erano, quindi per 2 persone è perfetta questo piatto che sto facendo. Adesso incomincio a girarlo un pochetto. Ci sta un profumo pazzesco, ragazzi, ma buono veramente, eh? Buono, 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 buono. Allora, metto un po' di salsa di soia dentro a questo pollo, quella con meno sale, ok? Limone, così si insaporisce bene bene, buonissimo sarà il nostro pollo. Così, bello. E intanto sta andando benissimo, guardate. Così. Cominciamo a mettere le verdure. Quindi zucchine, alziamo la temperatura, aggiungiamo un po' d'acqua se serve. Questa è un po' troppo doppia, ma a Max è scappata questa. O no? Ah, no, no, perdo di vista. Eccola là. Allora, la sequenza è per me zucchine, peperoni proprio all'ultimo, che ci voglio proprio una scottatina proprio veloce. Le melanzane che hanno cominciato a sudare, vedete un po' tutte un po' sudaticce? Così, pieni, perfetto. Buttiamo il pollo adesso. E adesso insaporisce pure le nostre melanzane, le nostre zucchine. Guardate che bella, guardate la carne che diventa bianca, guardate. Dopo che l'hai fatta un po' marinare col limone è più veloce e rimane anche più morbida. Con limone alla soia, buonissimo. Vedo l'ora da mangiare. Io mi sono allenato oggi, e voi? Assaggiamo il pollo? Guarda qua. Guardate che bello. Buono. Andiamo. Come? Peperoni? Guarda che colori. Guarda che colori. Oh. Altro è multivitaminico. Multivitaminico lo do io. Ragazzi, non potete capire nel corso delle verdure che ho fatto nella mia accademia, una figata. Ho utilizzato un sacco di verdure, un sacco di ricette velocissime da fare e tutto quello che sono le categorie delle verdure vi spiego lì, veramente bello bello. Se siete curiosi andate a vedere. Buttiamo la pasta, ragazzi, e ora è mezzo pacco, era da 400 grammi, saranno 160-180 grammi di pasta. Perfetto. Vedete i peperoni sono rimasti belli, colorati? Guardate. Scrocchiarelli mi piacciono a noi? Buono. Un po' di sale. Controlliamo un po'. Sembra ardente, eh? Non so quanto è duro, tanto po'. 5 minuti sono. Però, pomodori, che mettiamo proprio all'ultimo, così non si spellano. Poi, peperoncino. Bello. Questo non è piccantissimo, eh? È una figata, una figata. E dai, aspettiamo che si cuocia la pasta. Però, ragazzi, allora, stiamo a fare tutto questo per disintossicarci, per stare meglio, per
Ma che se bevo? Una birretta se la beviamo? Che dite voi? Ci vogliamo bere una birretta? Oppure facciamo pure i bravi bravi in acqua, dato che estate aromatizzata. Famo un'acqua aromatizzata, dai, vi vedo già che ma se parlate mangia bene, poi che fai bevi la birra. C'ho questo bel cetriolo, ok? Quindi facciamo un'acqua con questo cetriolo, quindi acqua fredda, cetriolo che aromatizziamo, poi menta, del limone, guardate, non trattato, così, ok. E questa è la nostra acqua, va bene? Caso ci aggiungete un po' di ghiaccio se vi va. Come la vedete? Buona, no? Divertente. Quindi, tutta roba naturale, siamo bravi, però un giorno a settimana ci do che ci do, ci devo dare, mi raccomando, mica si mangia sempre così. Pasta, ci siamo, via, è cotta. Ok, bella, bella. Adesso spengiamo il fuoco dove c'è la pasta. Incominciamo a fare insaporire bene sta fettuccella di riso. Guardate, così. Avete visto? L'ho messa appositamente bella bagnata. Guardate che bella. Tiè. Buona. Mamma mia. Peperoncino. Pomodorini. Bella ragazzi. Bella, bella, bella. Oh. E qua non sei contento. Guarda, guarda quanto sembra sta pasta. Sembra tanta, tanta, tanta. Mamma mia. Sto sentendo male, c'ho fame. C'ho fame. Non lo so voi, non lo so quando vi state a vedere questo video, ma io veramente ho proprio tanta fame. E adesso ci siete? The Sound of Love. Guarda che bella, guarda che pasta che ti ho fatto. Stupenda, ragazzi. Oh, che meraviglia, ragazzi. Bella sta pasta, eh? Guarda qua. Aspetta. E mo tante, tante verdure, tanta ciccia. Guarda. Guarda, 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 guarda. Pure la menta, guarda, oggi c'ho questa. Menta. Ok. E questa, ragazzi, è la mia pasta per sentirti a posto con la coscienza. Ne mangi poca di pasta, ma tante verdure, tanto condimento e ti senti bene e non ti sei privato. E con un goccetto d'acqua. Come però devo assaggiare, scusate, che faccio? La finta, non assaggio. Oddio. Scusatemi, ma la fame è talmente tanta che non riesco a... Oh Dio. Buona morire. Buona morire. Ma quanto è buono? Capito? Non ci priviamo di niente, però, capito? Ci sentiamo proprio a posto con noi stessi, capito? Ho mangiato un bel piatto di pasta dove c'era poca pasta, ma tanto condimento. Oh, mi raccomando, iscrivetevi, che dopo diventa più del milione, Dobbiamo arrivare a 10 milioni. Un bacio, un bacio, un bacio e grazie a tutti quanti voi. E commentate se volete altre tipologie di ricette come questa, ve le faccio quante ne volete.